Ciao a tutti, amici del leone, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami leone, tendenze energetiche e affettive per la prima parte di ottobre 2023. Ok, wow! Abbiamo la forza e la sacerdotessa, cari amici del leone. La forza è la vostra carta, viene proprio rappresentata con un leone. Ho come l'idea che questo periodo sarà per darvi il coraggio di vedere certe cose. Tenete presente che quando c'è la sacerdotessa si parla del vedere oltre le cose, del seguire il proprio intuito anche. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Io come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non dovesse risuonare nulla o se voleste completare il messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video. Ragazzi, la descrizione del video è nascosta perché YouTube sta facendo dei cambi. Dovete schiacciare sul titolo del video e lì vi si apre una descrizione, in fondo c'è scritto altro, ricliccate lì e si apre tutta una tendina dove trovate tutti i dati che vi ho detto. Trovate anche la mia mail che vedete anche scritta qui e che trovate anche nelle informazioni del canale. Bene, mostrami leone per le tendenze energetiche affettive di ottobre. Partiamo con un 2 di pentacoli, ragazzi. 10 di scusate, 10 di coppe. Abbiamo l'imperatore, un 3 di coppe, un 5 di coppe, queste le sposto di qua, ok, un 8 di bastoni e un re di bastoni. Amici del leone, allora partiamo da questo 2 di pentacoli. Il 2 di pentacoli è una carta, è la carta del giocoliere, quindi o qualcuno sta tenendo in sospeso due o più situazioni, oppure è come se fosse un prendere le cose alla leggera, un prendere le cose con filosofia, diciamo anche, no? Il 10 di coppa è una bellissima carta, mi dice che all'inizio di ottobre sarete in una fase di appagamento, per qualcuno fa anche riferimento a un completamento, perché è una carta numero 10, e poi abbiamo un imperatore. Ho come la sensazione che stiate cercando una certa stabilità emotiva piuttosto che familiare. Abbiamo poi anche un 3 di coppe qui. Allora, il 3 di coppe può far riferimento a quella che è la sfera delle amicizie, oppure, ragazzi, considerato che qui si partiva con due situazioni, vi dirò che potrebbe essere una questione magari a tre. Dipende se per voi vibra come una lettura, diciamo, sugli affetti in generale, sulle famiglie, ipotesi piuttosto che sugli amici, oppure se vibra come una stesa di coppia. Queste carte le andiamo a vedere poi direttamente con i mini tarocchi. Ripartiamo dal 2 di pentacoli. Abbiamo la temperanza. E il 4 di pentacoli, come se doveste mettere in equilibrio o guarire, visto che abbiamo la carta della temperanza, qualche questione legata alla materialità.
O come anche l'idea che abbiate bisogno di staccarvi da certe idee, da certe sicurezze. E tenete presente che quando c'è la carta della temperanza parla anche di pazienza. Andiamo a vedere il 10 di coppe. Allora abbiamo un fante di pentacoli e un 8 di bastoni che avete anche qui. Allora, devo dire che qui con l'8 di bastoni è la comunicazione il punto forte di questo inizio mese, anche se ho come l'idea che qui avete la sacerdotessa, ancora non vedete le cose nel complesso. Ho come questa sensazione, vi manca qualche tipo di studio, qualche tipo di sapere per riuscire ad arrivare a quest'imperatore. Andiamo all'imperatore. Abbiamo un carro e la morte. 3 arcani maggiori, ragazzi. Ho come la sensazione che abbiate il bisogno di creare la vostra realtà familiare piuttosto che realtà di coppia. Tenete presente che è un 4, anche qui avevate un 4, come la sensazione che qualcuno qui abbia bisogno di creare le proprie regole. C'è il carro, è come il dare una direzione a questa relazione o a questa situazione. E con la carta della morte vi dirò che c'è qualche cosa da lasciarsi indietro, qualche cosa da cui staccarsi, come ci diceva il 4 di pentacoli. Andiamo a vedere il 3 di coppe. Abbiamo un 4 di coppe e un 6 di bastoni. Credo che qui non vi rendiate conto, con questo 3 di coppe, perché avete il 4 di coppe. Il 4 di coppe è la carta di qualcuno che non vede quello che c'è intorno a lui, è focalizzato su quello che ha davanti, ma non vede quello che c'è intorno. Ed è come in un certo senso se non vedesse il successo, perché abbiamo un 6 di bastoni, la carta del riconoscimento. Andiamo a vedere il 5 di pentacoli, ragazzi, perché qui abbiamo 4 e 5. Il sole e il diavolo. Allora, con il diavolo e il 5 di pentacoli, ragazzi, potrebbero esserci dei forti condizionamenti o delle codipendenze. Magari proprio a livello di amicizia, visto che abbiamo il sole, o potrebbe anche far riferimento a dei figli, per qualcuno. Ragazzi, ho come la sensazione che nella seconda settimana di ottobre ci sarà una delusione. Può essere da parte dei figli, da parte di un amico o di un'amica. Non necessariamente è l'altra persona che vi dà la delusione, semplicemente avendo questo diavolo potrebbe anche essere che siate condizionati su qualche tema per cui viviate un attimino di fermo, un attimino di stand-by. Anche qui avevate la temperanza, è come se ci fosse questa seconda metà di ottobre che un po' vi intristisce. Però guardate come terminiamo con un 8 di bastoni e con il re di bastoni. Adesso li andiamo a vedere. Fatemi vedere l'8. La luna, tanti arcani maggiori avete. E l'appeso. Qui è un po' il prendere consapevolezza di quello che prima non si vedeva. Vi ricordo che l'appeso è colui che vede le cose da un altro punto di vista. Essendo venute girate al contrario, è come se ci fosse uno sblocco delle paure, uno sblocco di quello che prima non si vedeva. È per quello che qui avete la sacerdotessa. Avete bisogno di guardare al di là del è giusto o sbagliato.
semplicemente prendere atto che qualche cosa c'è, che qualche paura c'è e integrarla. È l'unico modo per convivere con la paura, perché sennò in altro modo la paura blocca, vi fa stare fermi. E con l'otto di bastoni sento che c'è comunicazione. Può anche essere che arrivi per qualcuno una notizia che sblocchi le cose, eh? Vi dico, avete tanti arcani maggiori. Per qualcuno, essendoci la luna, può essere una notizia di qualcuno che risale al passato, come se avesse la notizia di una persona che non sentite da tanto tempo. E questo sblocca le cose. O sblocca il vostro modo di pensare, non necessariamente devono essere le cose, ok? Allora, se siete single, ragazzi, ho già pubblicato le letture dei single, le trovate nella playlist e le potete integrare con questa lettura. Andiamo a vedere il... Ok, re di bastoni abbiamo un asso di coppe e un fante di coppa al contrario. Ragazzi, vi dico, alla fine del periodo si vede una presa di potere, diciamo così. C'è anche un asso di coppe e una figura, cioè in realtà sono due, però vi dico che se non avete proprio nessuno, potrebbe essere una persona con la quale nasce un sentimento. C'è un bellissimo asso di coppe, c'è l'apertura del cuore a metà mese. È come se, tolto questo condizionamento, si cominciassero ad affrontare le proprie paure e si iniziasse ad aprire il cuore. Perché? Perché si inizia ad accettarsi, si inizia a non giudicarsi più se è giusto o sbagliato, ma si trova semplicemente il coraggio con la carta della forza per andare avanti, per fare delle scelte. Normalmente quando c'è la carta della forza le scelte sono sempre per il vostro più alto bene. È come se vi dicessero che sono scelte giuste, ok? E qui io tutto sommato sento che è più un discorso di testa o di condizionamento, appunto, che vi fa, diciamo, preoccupare o vi delude, più che delle reali situazioni. Tenete presente che con questo carro qualcuno potrebbe aver voglia di andarsene da dov'è, magari da un gruppo familiare, però è come se ci fosse qualche condizionamento legato ai figli che vi fa stare lì, ehm, probabilmente c'è una situazione dove non potete fare più di tanto. Però guardate, ad un certo punto arriverà una notizia che sbloccherà le cose. Diciamo entro la metà di ottobre. Andiamo a vedere ancora un paio di oracoli. Uh. Anche qui ragazzi parla di codipendenza. Codipendenza in una relazione e come una paura ad essere abbandonati. Quindi fate attenzione ai motivi che vi portano a fare certe azioni perché qualcuno potrebbe agire da una sensazione di carenza, cioè accetto quello che mi dà questa persona o questa situazione pur di non rimanere sola, pur di non essere abbandonato. Andiamo a vedere ancora una carta degli angeli. Io vi dico, la situazione in realtà a me sembra stabile. È più il vostro modo di percepire qualche cosa o di essere condizionati da qualche cosa che vi fa preoccupare e vi fa venire fuori delle paure. Anima gemella. Questa persona è proprio la tua anima gemella. Wow. Il 2 di pentacoli si parla di karma e anche il diavolo parla di anime karmiche, eh? Ragazzi, lascia andare il tuo ex. È come se con questo 2 di pentacoli foste ancora tra il passato e il presente o il futuro. Perché qui dice è tempo di ripulire la tua energia.
Ragazzi, per pulire il campo energetico, oltre a mangiare bene, ehm, fare sport, può anche essere utile fare lavori a livello di musicoterapia, quindi ascoltare le vibrazioni 432 Hz piuttosto che 528, piuttosto che 936, ehm, oppure anche con aromoterapia, quindi ci sono proprio delle essenze che lavorano su dei chakra specifici. Ok, qui vi dice che fondamentalmente è tempo di tagliare le energie passate, è tempo di ripulire la vostra energia. Wow, amici del leone, questo è quello che avevo per voi per la prima metà di ottobre. Spero che la lettura vi sia stata di ispirazione. Fatemelo sapere nei commenti. Se avete piacere potete mettere like, iscrivervi o condividere. Nel caso vogliate supportare il canale potete anche fare una donazione oppure abbonarvi. Nella sezione di abbonamenti tratto temi di metafisica che vi aiutano a capire come lavorare con l'energia. E la sessione individuale il percorso che sto proponendo con sessioni individuali, lavora invece sulle credenze limitanti. Quindi si vanno a togliere quelle che sono le credenze che limitano l'espansione della vostra vita. Ma il percorso individuale è una parte di tutto quello che tratto nella sezione degli abbonamenti. Bene, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro un mese splendido e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!